bella pancetta steccata. A voi. A voi. Cari quasi norcini, guardiamo cosa andiamo a fare. Allora, andiamo a fare la pancetta steccata. Praticamente lavoreremo questa pancetta e utilizzeremo dei pezzi di legno non trattati. Guardate, io ho creato anche delle tacche dove andiamo a capire cosa serve e andrò a fare dei tagli su questa pancetta in maniera che steccheremo e cuciremo questa pancetta assieme. Ne ho preso un pezzettino piccolo, sempre perché, come vi dico, per un discorso di tempistiche. Se io prendevo un pezzo di 5-6 kg, come andrebbe preso 3, 4, 5 kg, ci vorrà molto più tempo. Non posso prolungare i video così tanti, perché molti mi dicono non va bene, la pancetta è piccola, fatela grande. Questa è la base di come, diciamo, ve la insegno a fare io, per un discorso di stare dietro ai tempi di camera, ok? Comunque, un bel pezzo di pancetta, e cercate di prenderla molto magra. Vedete questa qui? Addirittura questa è il 60% magro, perché è giusto così. Ora andiamo a lavorare. Ricordatevi di mettermi like, di iscrivermi alla pagina e tutto quanto quello che si possa fare per aiutarmi. Scrivetemi, offendetemi, quello un po' meno, un pochino meno. E ora dobbiamo farla diventare un pochino più stretta, più piccolina. Gli dobbiamo levare dei pezzetti qui, perché poi questa parte qua andrà cucita su se stessa, senza toccare la pancetta. Vedete, questa deve andare insieme e si deve cucire. Ne farò un pezzo ora e poi un pezzo dopo, quando sia un po' stagionata. Questa qui che avanza, non vi preoccupate, non la butto via. Ci farò un bel salame tipo Milano, che era in programma. Allora ho preso questa qui per recuperare della carne che sapevo che me ne avanzava un bel po'. Facciamo le prove. Ci siamo quasi. Vedete? Questa parte qui poi andrà cucita, questa parte qui pure, e ora ne manca un pezzetto. Questa è una cosa molto divertente, è quasi da sardine. Procuratevi un ago da norcini o un ago di quelli per fare l'uncinetto, per intenderci. Allora, io non ce l'ho ancora, me lo devo andare a procurare. L'ho chiesto a mia mamma e dopo me lo darà lei. C'è anche il sistema di farlo senza ago, che legate a un pezzo di fil di ferro bello duro lo spago, lo chiudete e il fil di ferro appena tagliato lo potete usare come ago. Questo, diciamo così, è un espediente come facevano i nostri nonni, che anch'io sto facendo le cose per voi, per l'arte dell'arrangio. Ok, questa parte qui è molto dura e la scotenno un po', piano non ci resterà più nulla piano piano. Ok, facciamo la prova. Benissimo, allora qui si può cucire, ok, qua si può cucire e qua si può cucire quasi. Dite, ma perché non le hai messe a marinare tutte insieme? Perché altrimenti la concia la prende male, no? O la concia che prende, la salatura, scusatemi, che prende, poi non sarà la salatura di quella che dobbiamo usare. Ci siamo. Vedete? Qui un bel taglio e cuci. Ok, ora ho procurato la salamoia che vi scriverò sopra. Vi farò girare qui in questo punto tutte le istruzioni. Questa qui da 3 kg sarà rimasta 1,5 kg. E io comincio con la parte morbida, la lascio
sopra, perché la parte morbida è quella che ha bisogno. E poi ogni allora diciamo così, 2 volte al giorno la capovolgo. Se c'è del liquido in eccesso glielo levo, ok? E ora, prima di metterla a nanna, la massaggio per 10 minuti, praticamente così. Per 10 minuti io vado a massaggiarla. Facendo questo, una bella massaggiata, andrò anche ad accelerare i tempi di stagionatura, perché il sale entrerà bene nelle fissurine dentro la carne e si insaporirà. Comunque io la lascio così 4 giorni. A me non piace troppo salata, secondo me 4 giorni per questo pezzetto qui è adatto. Ok, ci aggiorniamo fra 4 giorni. Sulla salatura, perché molti mi dicono dimmi quanto ce ne metti. Io vado a sentimento, nel senso che io sono abituato a metterci, in questo caso qui ce ne avrò messi sui 200 grammi, divisi fra questi 200 grammi sale grosso, sale fino e zucchero, che vi scriverò sopra diciamo le proporzioni. Non vado, c'è gente che va a 50 grammi al chilo, 100 grammi al chilo, io vado in questa maniera e mi sono sempre trovato bene, perché poi alla fine il pezzetto di carne è stesso lui che si prende quello che ha bisogno. L'importante è che non esagerare con i giorni, infatti vado sui 4 giorni, non vado avanti, perché so che questo tipo di salatura, per il peso che è, 4 giorni sono più che sufficienti, 3-4 giorni addirittura, voglio metterci anche il quarto. Se a voi non vi va bene, metteteci 50 grammi, 100 grammi, seguite un'altra ricetta. Io questa ricetta qui vi dico che è rodata, la faccio spesso, l'ho fatta spesso ed è perfetta. Però è inutile che mi dite ma dici esattamente, ma l'esattamente è a vostro bisogno, a vostro sentimento. Voilà. Avete 4 giorni di tempo per procurarvi dei pezzetti di legno non trattati, mi raccomando. Anzi, se ce la fate, prima di usarli passateci un po' la carta vetro e lavateli bene con l'acqua calda, così le impurità andranno via. E io in questo caso ci ho fatto delle tacche, perché le tacche mi serviranno poi per, vedete, mettere su. E non so dove mi arriva il pezzo, ora l'ho calcolato un pochino il pezzetto che ho fatto ora, per sicurezza io ho fatto varie tacche, e in maniera dove finisce il pezzo del carne metterò, il pezzo della carne metterò la fascetta. Procurate delle fascette, non vi preoccupate se sono corte, perché poi si possono allungare facendo in questa maniera, una con un'altra diventano doppie. Non occorre che siano di quelle, diciamo così, alimentari, perché tanto non toccano l'alimento le fascette, sono ai lati. È importante non tagliategli il pezzetto in cima, perché poi ogni 5-6 giorni andrete un pochino a stringere, tic tic tic, ed è questo il bello di questa ricetta, che riuscirà quasi sempre bene, perché non ci sarà aria all'interno della pancetta, perché verrà strinta perfettamente. 4 ore prima prendete del vino buono, non del troiaio, dentro ci mettete l'aglio a macerare, io ci ho messo un po' di salvia e un po' di alloro, e 24 ore prima lo lascio stare. Poi mi sono procurato degli aghi da lana, perché la pancetta va cucita. Aghi da lana li trovate in una merceria qualsiasi, io l'ho trovati qui vicino in un negozietto di cinesi che c'hanno un po' tutto. Lo spago che va, e questo qui ve l'avevo già detto prima, del legno ve l'avevo già detto. Comunque 24 ore prima, sarebbe a dire 24 ore prima di levare la pancetta dal sale. Ok, qua sono passate un paio di giorni, lo vedete? Io cosa faccio? 2 volte al giorno, anche 3, vengo, la massaggio bene, la giro dall'altra parte, sono passate un paio di ore circa. Bene.
bel colore che ha. Allontano questo. C'è ancora un po' di sale, ma lo tolgo in questa maniera. Mi raccomando, toglietelo, perché poi se rimane quel sale diventerà una salamoia. Ok, nel frattempo che la pancetta è lì a idratarsi un paio di ore, io ho preso, come vi dicevo, anzi come vi ho scritto, l'alloro, le bacche, tutto quanto, levo le parti in eccesso, vedete anche qui, no? Non è che tutto quanto della salvia, soltanto la fogliolina in fondo, metto tutto assieme così, vedete anche questo qui, anche il rosmarino, soltanto le foglie, metto tutto assieme e lo passo e lo trito. Pepe in abbondanza, voilà. Lo trito tutto col robottino. Massaggiamo bene bene bene, ok, da tutte le parti. Ok, fate così per 5 minuti. Abbiamo massaggiato per 5 minuti. Io, vi ricordate l'ago, ho messo lo spago. Ora questa qui è piccolina perché per farvi vedere. Ok, devo mettere un ago più fine. Ok, così si continua. Tac, io mi aiuto spingendo, lo punto e poi vedete, aiutatevi spingendo così. Ole, sta venendo bene. Ok, allora questo è un pezzo piccolino, torna anche peggio, con quello più grosso magari è un po' meglio. Ole. Così, arrivate in fondo. Voilà. Ora lo rifiniamo un attimo ed è perfetto. Ok, i nostri legnetti qui li ho già raddoppiati perché se no non ce la farebbe. Là, benissimo, vicino. Ora aspettate di mettere anche quell'altro perché se no non sarà fuori livello. Ho fatto le tacche perché almeno se il pezzo era più grande lo potevate mettere. Ok, dove vi pare. Olè, ancora un po'. Stringete bene. Olè. Ok, siamo arrivati qui. Voilà. Così. Così. Ok, quelli grandi, quelli doppi, mi sono serviti semplicemente per poi stringere, mettere piccolini e mettere questi più piccoli. Ma perché mi servono i piccoli? Perché fra 5, 6, 7 giorni la pancettina, diciamo, perderà peso. E allora io cosa faccio? Qui, tac, e vado a stringere un pochino, capito? Se no si allarga. Allora mi servono questi qui, non li tagliate,
perché magari anche con una pinza, un po' di forza, basta semplicemente che voi schiacciate e tac, e stringiate, se c'è da stringere ovviamente, se no no. Poi gli fate un cordoncino perché vi serve per attaccare. E ora che succede? Ora deve andare 48 ore a fare la stufatura a temperatura di 20 gradi, 18-20 gradi, così si asciugherà un pochino e poi va riposta in cantina con la temperatura dagli 8 ai 12 gradi, umidità 80%, se no altrimenti questa è pronta per andare in frigo. Guardate, appoggiate, tac, così in frigo, così non toccherà da nessuna parte, specialmente ora che andiamo nella bella stagione. Io qui non facciamo l'assaggio ve lo metterò in questo video quando sarà pronto. Io credo che fra una cinquantina di giorni, l'ho fatto piccolo apposta, 50 giorni, 50-60 giorni, qui in questo punto bim bim, vi farò vedere l'assaggio, sì che rimanete in contatto, guardate i miei video che ho qualche assaggio da farvi vedere. Oltre a questo qui è rimasto anche indietro un altro del capocollo e delle altre cose. Ok, guardate, bellina, l'ho richiusa, perfetta. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta, secondo me è grandiosa, semplice da fare, un po' rompe un po' le scatole con l'ago, ma una volta che avete capito il sistema che infilate dentro, che fate pressione, poi in commercio ci sono anche degli aghi che sono un pochino più affilati di quello e sono ancora meglio. Mettetemi la campanellina, like, aiutatemi a crescere. Io sto cercando di fare il possibile per aiutarvi, vi seguo in tutti quanti le vostre, diciamo, i vostri messaggi. Ci sono, aiutatemi anche voi. Grazie e alla prossima ricetta.